Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Virginia e l'argomento di oggi è come riconoscere l'originalità di un Rolex vintage attraverso la library per difendersi dai falsi. Vi guiderò passo passo attraverso la library per aiutarvi a verificare l'originalità del vostro orologio tramite il confronto con orologi originali che si trovano all'interno della library e vi mostrerò come e dove trovare tanti contenuti utili. Partiamo con calma. Che cos'è la library? Spesso mi chiedono se ho ancora copie disponibili. La library non è un libro, perché sarebbe praticamente impossibile riprodurre per scritto tutto quello che contiene. È un sito internet www.mazzariolstefanolibrary.com al quale si accede tramite abbonamento annuale ed è disponibile in italiano e in inglese. Il vantaggio di essere in formato digitale permette di poter portare la library sempre con sé, infatti si può accedere da computer, da smartphone, da tablet e da qualsiasi altro dispositivo mobile. La Mazzarella Stefano Library in sostanza è un contenitore immenso di informazioni, il più grande contenitore di informazioni sul Rolex Vintage in particolare, e l'unico che ti permette di verificare l'originalità del tuo orologio tramite il confronto con foto reali del nostro sito. Ci sono voluti anni per realizzarla, perché abbiamo catalogato ogni singolo orologio che Stefano ha avuto modo di fotografare in più di 30 anni studi di ricerche nel settore e abbiamo creato in questo modo uno strumento unico al mondo che abbiamo chiamato Check Your Rolex e adesso vi spiego come funziona. È un archivio fotografico che quindi vi mostra foto reali di orologi originali al 100% per confrontare il vostro orologio con il nostro database. Considerate che ci sono foto che risalgono a più di 30 anni fa, per cui la qualità grafica andrà migliorando nel corso degli anni. E adesso vi spiego come funziona. Check Your Rolex si divide in più sottogruppi, ognuno specifico per controllare l'originalità del seriale, della referenza, del fondello e del quadrante. Se non ti ricordi l'anno di produzione del tuo orologio, non ti devi preoccupare, basta che vai a leggere il range del tuo seriale nella tabella Rolex che trovi qui. Entriamo nel vivo del discorso, controlliamo l'originalità. Rolex Serial Numbers è la raccolta fotografica delle matricole Rolex divise per anno di produzione. Le grafiche Rolex non sono sempre uguali, ma cambiano nel corso degli anni. Grazie a questa minuziosa suddivisione puoi confrontare il seriale del tuo orologio con i seriali library del tuo stesso anno di produzione e verificare in questo modo che la grafica del tuo seriale sia compatibile con quelle pubblicate. Fai attenzione non tanto allo spessore delle incisioni, che possono cambiare in base alla normale usura del pantografo, ma alla forma dei numeri e delle lettere. Stessa cosa devi fare per verificare che anche la referenza sia autentica. Vai su Rolex References, scorri i modelli Rolex fino a trovare il tuo e cerca l'anno di produzione del tuo orologio. Esattamente come prima, fai attenzione non allo spessore, ma alla conformazione dei caratteri. Fin qui tutto chiaro? Passiamo a controllare il fondello, cliccando sul Rolex Caseback. Ormai sei diventato pratico e non ti servono tante spiegazioni. Cerca sotto il tuo modello la tua referenza e scorri le immagini fino ad arrivare al tuo anno di produzione, che leggi sempre nella didascalia della foto. Ultimo passaggio, controlliamo il quadrante dal Rolex Dials. Ormai hai capito come funziona. Cerca sotto il tuo modello la tua referenza e scorri le foto fino ad arrivare all'anno di produzione del tuo orologio. Zooma sempre le foto per vedere meglio i dettagli, sono sempre questi a fare la differenza. Rolex Dials ti permette non solo di valutare se il tuo quadrante è originale, ma anche se è corretto o successivo rispetto al periodo di produzione. Rolex Watches è la navigazione per modello. Si usa quando vogliamo trovare tutto ciò che abbiamo pubblicato rispetto a un modello, per vedere tanto e subito. Ad esempio, entriamo in Daytona. Si trovano tutte le cartelle ad argomento Daytona. In Photogallery tutte le gallerie fotografiche pubblicate. In basso si scorrono le pagine e sono un'infinità. Ogni galleria ha un orologio. Nel titolo è sempre scritta la referenza e il seriale e nella galleria si vedono tutti i dettagli dell'orologio montato e smontato. Le foto ti servono a capire come dovrebbe essere l'orologio corretto. Daytona Blog. Tutti gli articoli blog pubblicati su referenze Daytona. Ecco, il blog è la prima cosa che dovresti consultare per conoscere un orologio, perché ti spiega il contesto storico, la produzione, le caratteristiche tecniche e tutto quello che c'è da sapere.
Per esempio potete trovare le rivalutazioni nel corso degli anni, oppure uno studio sugli MK del 116-520, potete trovare delle curiosità sui quadranti prototipo e tanti altri contenuti. Daytona Cataloghi contiene i cataloghi originali Rolex che ho scannerizzato e catalogato per lingua, anno di pubblicazione e referenze contenute. Ci sono sia booklet che cataloghi multimodello. Oltre che interessante, è una sezione utile per capire quando una referenza è entrata e uscita di produzione. Daytona Advertising è la raccolta delle pubblicità d'epoca delle referenze Daytona, in questo caso. Daytona Spare Parts Catalogs sono cataloghi ufficiali Rolex ricambi, dove sono riassunte tutte le caratteristiche dell'orologio, dimensioni della corona di carica, tipo di vetro montato, catalogazione del movimento, eccetera. Daytona Vintage Price List. Qui, come dice il nome, troverete i listini d'epoca originali Rolex delle varie referenze. Potrete consultarli per togliervi una curiosità e per vedere la rivalutazione nel corso degli anni. Daytona Dials. È una sezione diversa da quella vista prima di Check Your Rolex. È una galleria fotografica di quadranti, in questo caso Daytona, specifica per argomento. Per esempio puoi trovare quadranti prototipo, comparazioni tra marche, curiosità su quadranti con logo e molto altro. Daytona Bracelets. Qui trovi sia gallerie fotografiche che le tabelle Rolex dei bracciali, dove poter leggere referenze finali e clasp corretti per un dato anno di produzione. Per finire abbiamo Daytona Bezel, ovvero la raccolta fotografica delle ghiere Daytona, e Daytona Curiosity, un mix di notizie e approfondimenti particolari. Naturalmente, se devo fare una ricerca rapida, uso direttamente il motore di ricerca. Che cosa devo trovare? Per esempio i mark del Sub 1680? Scrivo nel motore 1680 mark e mi arrivano subito 2 blog in italiano e 2 in inglese. Con un solo video è praticamente impossibile dirvi tutto, anche perché la library è in continuo e costante aggiornamento. Per gli abbonati però c'è una novità. Ogni martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12:30 sarà attiva la chat library, con cui potrete chattare direttamente con me per farmi domande riguardanti la library. Per oggi è tutto, io vi ringrazio di avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo video. Se avete dubbi o domande scrivete un commento. Alla prossima!